Sono davanti il Parlamento di Vilnius. Da qui partiamo per raccontare il trentennale della Via Baltica, un evento unico nel suo genere avvenuto il 23 agosto 1989, una catena umana lunga 600 km che attraversava i tre paesi baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia. Nel 1989 erano ancora sotto l'occupazione sovietica. Un evento che coinvolse quasi 2 milioni di persone, 1 milione delle quali della Lituania. Jie pradėjo suvokti pasaulio, pamatė. La Via Baltica e soprattutto il movimento Sąjūdis furono determinanti per la riconquista dell'indipendenza da parte della Lituania. Soprattutto il movimento fu il fattore principale, senza il quale nulla sarebbe potuto accadere. Ma senza l'appoggio della gente, della popolazione, non saremmo potuti andare così lontano. All'epoca l'Unione Sovietica era in declino, lo si avvertiva, e Mikhail Gorbaciov portava avanti la sua policy con la perestroika. In Lituania si cercava di approfittare di quelle aperture per portare avanti i propri obiettivi all'interno dell'isolamento sovietico in cui il paese si ritrovava. I sovietici erano molto nervosi, non riuscivano a comprendere cosa stesse accadendo in Lituania e che piega avrebbe preso la situazione. Questi sono anche i motivi che poi determinarono la crisi e gli eventi accaduti a gennaio del 1991. La Lituania non aveva inizialmente contatti con l'Unione Europea e con i governi dell'Europa occidentale. Furono gli sviluppi successivi, la vittoria di Sąjūdis nelle prime elezioni libere del 1988 e la successiva dichiarazione di indipendenza nel 1989, a destare l'attenzione dell'Europa. Tra la gente dei paesi baltici tutto era molto chiaro. L'obiettivo era l'indipendenza e lo si diceva apertamente sia all'Unione Sovietica sia all'Europa. I rapporti con la Russia erano molto tesi e per loro, per Gorbaciov, era difficile comprendere cosa fosse successo. Come poteva essere accaduto che il Partito Comunista fosse rimasto fuori dalle stanze del potere all'interno dell'Unione Sovietica. Le autorità sovietiche non avevano alcuna risposta da dare alla Lituania, nulla da offrire, perché qualsiasi discorso non avrebbe avuto alcuna presa. Gli avvenimenti li avevano scioccati e seppero intervenire solo in maniera dura, dapprima con il blocco economico, poi con la violenza nel 1991. E tutto questo ha decretato la fine stessa dell'Unione Sovietica. L'idea di organizzare la Via Baltica nacque molto tempo prima, ad agosto del 1988, quando ci fu una importante assemblea del movimento Sąjūdis, a cui parteciparono migliaia di persone. Ci sarebbe stato un anniversario importante l'anno successivo, il 50° del patto Molotov-Ribbentrop, e fu istituita un'assemblea baltica stabile,
con rappresentanti dei tre paesi, Lituania, Lettonia ed Estonia. Poi nella primavera del 1989 iniziamo a parlarne concretamente, come organizzare un evento di quel genere. Tutto fu poi deciso solo a metà luglio del 1989, appena un mese prima dalla data stabilita, 23 agosto. L'organizzazione richiese un enorme sforzo da parte di tutti e non avevamo alcuna esperienza. La Lituania è lunga circa 216 km. Bisognava programmare come far arrivare la gente lungo il percorso, come gestirla sul posto. E poi c'era il grande problema di come comunicare. All'epoca non c'era internet, né i cellulari. Però il movimento Saiudis era presente sul territorio. C'erano tanti volontari, tanta gente che poteva contribuire all'organizzazione. In realtà poi sia la polizia stradale sia la radio nazionale ci aiutarono a gestire l'evento, in particolare la radio che contribuì a diffondere notizie e informazioni. Avevamo bisogno inoltre di ambulanze e dottori, perché con tanta gente sulle strade poteva esserci qualche malore. Non avevamo contatti ufficiali con le strutture amministrative, ma alla fine furono coinvolte molte persone che lavoravano per le amministrazioni. Si decise di formare 50 catene umane, come il numero di anni dalla firma del patto Molotov-Ribbentrop. Queste catene potevano essere lunghe un solo chilometro o 40, a seconda se la gente proveniva dalle piccole città o dalla capitale. C'era poi il problema dei trasporti. All'epoca in Lituania c'erano circa 500.000 mezzi, inclusi tutti quelli di servizio, ambulanze, auto della polizia, eccetera. Pochissimi mezzi privati. Pensavamo che avremmo potuto avere a che fare con 200-300.000 persone. Alla fine il risultato fu sorprendente. In Lituania partecipò 1 milione di persone. Usammo auto, bus e camion. La Via Baltica svolse un ruolo importante di stimolo per la commissione che si era insediata in Unione Sovietica per la discussione sul riconoscimento del patto Molotov-Ribbentrop e dei protocolli segreti ad esso collegati. È importante sottolineare che la Via Baltica doveva essere espressione della volontà popolare, non soltanto dell'Assemblea Baltica o del movimento Saiudis o di altre realtà simili esistenti negli altri paesi baltici, Estonia e Lettonia. Non vi furono contatti con le autorità sovietiche. Saiudis non chiese alcun permesso, ma sapevano tutti che la Via Baltica avrebbe avuto luogo e non lo hanno impedito. Quando capirono che la cosa era stata decisa, apparvero articoli sul principale giornale sovietico, la Pravda, che denunciavano il risveglio del nazionalismo nei paesi baltici. Fu un importante avvertimento. Va ricordato che prima della Via Baltica avevamo raccolto ben 1.400.000 firme a sostegno di una petizione che chiedeva all'esercito sovietico di lasciare il paese. Avevamo rapporti con i media internazionali attraverso Mosca, perché lì risiedevano le principali agenzie della stampa straniera. C'era molta attenzione da parte dei media e abbiamo avvertito il sostegno da parte loro. La diffusione delle informazioni sulla Via Baltica all'estero ha sicuramente contribuito ad ammorbidire la posizione del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico verso l'evento e a evitare azioni violente contro i partecipanti. Pažiūrėkit, kas rodo. Taip, pažiūrėkit, vaškas.
Žaidėjas telefonas, taip pasižiūrėsim, ar šis telefonas, kurį mes